Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi con me per parlare di un argomento, diciamo un po' piccante, un po' gossiparo, ma che so che vi interessa tantissimo. Oggi andremo ad analizzare le voci, i rumors, le indiscrezioni che circondano una delle coppie più amate, più seguite e, diciamocelo, più belle del panorama turco e non solo. Burak Özçivit e Fariye Evcen. Negli ultimi giorni, settimane, sono uscite notizie a dir poco clamorose, che parlano di una presunta crisi, di un allontanamento e addirittura di un amore finito. E al centro di tutto questo, una villa in Italia. Sì, avete capito bene, una villa nel nostro bel paese. Prima di addentrarci nei meandri di questa storia, però, vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video e, soprattutto, sostenetemi con un bel like se l'argomento vi piace. Prometto di portare sempre contenuti interessanti e, soprattutto, veritieri. Allora, partiamo subito con il botto. Burak Özçivit, il nostro affascinante Bali Bey di Il secolo magnifico e Kemal Soydere di Endless Love, e Fariye Evcen, la splendida Neya Tekin di Yaprak Dokumu e Feride di Çalıkuu, starebbero vivendo un momento di forte tensione. Fonti turche, ma anche italiane, parlano di liti furibonde, incomprensioni e di una distanza che si sarebbe creata tra i due. Ma cosa è successo esattamente? E qual è il ruolo di questa misteriosa villa italiana? Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Burak e Fariye, come sapete, sono una coppia molto riservata, che protegge gelosamente la propria vita privata. Raramente rilasciano interviste che riguardano la loro relazione e cercano di evitare il più possibile i paparazzi. Tuttavia, negli ultimi tempi, qualcosa è cambiato. Sono diminuiti gli avvistamenti pubblici insieme. Le foto sui social media che li ritraevano felici e innamorati si sono fatte più rare e, soprattutto, sono iniziate a circolare voci sempre più insistenti su una crisi. Secondo alcune indiscrezioni, il motivo principale di questa crisi sarebbe legato a questioni economiche e, nello specifico, a un investimento immobiliare sbagliato. Sembra che Burak abbia acquistato, senza consultare Fariye, una lussuosa villa in Italia, precisamente in Toscana, con l'intenzione di farne un rifugio romantico per la coppia e un luogo dove trascorrere le vacanze con il loro figlio Karan. Tuttavia, l'affare si sarebbe rivelato un vero e proprio disastro. La villa, a quanto pare, necessitava di importanti lavori di ristrutturazione, i costi si sarebbero impennati e, soprattutto, la location non sarebbe stata di gradimento a Fariye, che preferirebbe trascorrere le vacanze in Turchia, vicino alla sua famiglia e ai suoi amici. Questa decisione unilaterale di Burak avrebbe scatenato la furia di Fariye, che si sarebbe sentita esclusa e non considerata. A questo si sarebbero aggiunte anche altre incomprensioni, legate alla gestione della loro vita professionale e all'educazione del figlio Karan. Alcune fonti parlano addirittura di una vera e propria separazione in casa, con Burak e Fariye che dormirebbero in camere separate e che si parlerebbero a malapena. Altre, invece, sostengono che la coppia stia cercando di superare questo momento difficile con l'aiuto di un terapista di coppia. Ma qual è la verità? È davvero finita tra Burak e Fariye? Difficile dirlo con certezza. Come vi dicevo, la coppia è molto riservata e non rilascia dichiarazioni ufficiali. Tuttavia, alcuni indizi sembrerebbero confermare la crisi. Ad esempio, durante l'ultimo compleanno di Fariye, Burak non le ha dedicato nessun post sui social media, come invece aveva fatto negli anni precedenti. Inoltre, i due sono stati visti separatamente in diverse occasioni, senza la presenza del figlio Karan. Un altro elemento che alimenta le voci di crisi è la recente intervista rilasciata da Fariye a una rivista turca, in cui ha dichiarato di sentirsi molto stanca e stressata a causa del lavoro e della gestione della famiglia. Nella stessa intervista, l'attrice ha anche ammesso di aver bisogno di più tempo per se stessa e di sentirsi spesso sola. Parole che, a molti, sono sembrate un vero e proprio grido d'aiuto. Ovviamente, è importante prendere queste notizie con le pinze. Come sempre, quando si parla di gossip, è difficile distinguere la verità dalla finzione. Potrebbe trattarsi semplicemente di un momento di difficoltà, di una crisi passeggera che la coppia riuscirà a superare. D'altra parte, potrebbe anche essere la fine di una storia d'amore che ha fatto sognare milioni di persone. Quello che è certo è che la vicenda della villa in Italia ha giocato un ruolo importante in questa presunta crisi. Un investimento sbagliato,
Una decisione unilaterale che ha creato tensioni e incomprensioni tra Burak e Farie. Un errore che potrebbe costare caro alla coppia. Ma non tutto è perduto. Me dicevo, Burak e Farie sono una coppia forte, che ha superato molte difficoltà nel corso della loro relazione. Hanno un figlio meraviglioso che li lega e un amore che, nonostante tutto, potrebbe essere ancora vivo. Speriamo che riescano a risolvere i loro problemi e a ritrovare la felicità che li ha sempre contraddistinti. Noi, ovviamente, continueremo a seguirli e a tenervi aggiornati su tutti gli sviluppi di questa vicenda. E voi cosa ne pensate? Credete che Burak e Farie riusciranno a superare questa crisi? Qual è, secondo voi, il ruolo della villa in Italia in questa storia? Lasciatemi i vostri commenti qui sotto, sono curiosa di sapere la vostra opinione. Insomma, ricapitolando brevemente, abbiamo esplorato le voci di crisi tra Burak Özçivit e Farie Evcen, alimentate da un presunto investimento sbagliato in una villa italiana. Abbiamo analizzato gli indizi che sembrerebbe confermare la crisi, come la mancanza di post sui social media e le dichiarazioni di Farie. Ma abbiamo anche sottolineato l'importanza di prendere queste notizie con le pinze, dato che la coppia è molto riservata e non rilascia dichiarazioni ufficiali. Abbiamo poi discusso del potenziale ruolo della villa in Italia come catalizzatore di tensioni e incomprensioni. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Vi ringrazio tantissimo per avermi seguito fino alla fine. Adesso tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Credete che le voci sulla crisi tra Burak e Farie siano vere? Pensate che la villa in Italia abbia davvero contribuito a creare tensioni tra i due? Qual è la vostra coppia preferita del mondo dello spettacolo turco? Scrivetemi tutto nei commenti, sono curiosissima di leggere le vostre opinioni. E, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Grazie ancora per il vostro supporto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione! Ok, ma aspettate un attimo. Prima di chiudere definitivamente questo video, sento di dover scavare ancora più a fondo. Dobbiamo fare un'indagine a 360 gradi, perché, diciamocelo chiaramente, quando si parla di Burak e Farie, non possiamo lasciare nulla al caso. Riprendiamo la questione della villa in Toscana. Sappiamo che Burak ha fatto questo investimento senza consultare Farie. Ma perché? Era davvero solo una questione di voler fare una sorpresa romantica o c'era qualcosa di più sotto? Alcune voci, un po' più maliziose, suggeriscono che Burak potrebbe aver visto in questa villa un'opportunità di investimento a lungo termine, magari pensando di diversificare il suo patrimonio al di fuori della Turchia. D'altronde, sappiamo che la situazione economica in Turchia è un po' instabile e molti personaggi famosi cercano di proteggere i propri risparmi investendo in altri paesi. Ma se questa fosse la vera motivazione di Burak, perché non parlarne con Farie? Forse temeva che lei non fosse d'accordo o che preferisse investire in altro modo. E poi c'è la questione della location. Farie preferirebbe trascorrere le vacanze in Turchia, vicino alla sua famiglia e ai suoi amici. Questo ci fa capire quanto l'attrice sia legata alle sue radici e quanto sia importante per lei la vicinanza dei suoi cari. Forse Burak, viaggiando spesso per lavoro e avendo meno tempo da dedicare alla famiglia, non si rende conto fino in fondo di quanto questa vicinanza sia fondamentale per Farie. Ma torniamo all'intervista rilasciata da Farie. Le sue parole, come vi dicevo, sembrano un vero e proprio grido d'aiuto. Dice di sentirsi stanca, stressata, di aver bisogno di più tempo per se stessa e di sentirsi sola. Questo ci fa capire che, oltre alle questioni economiche e agli investimenti sbagliati, ci sono anche altri problemi di fondo nella coppia. Forse Farie si sente sopraffatta dalle responsabilità familiari e professionali. Essere una moglie, una madre e un'attrice di successo non è facile e richiede un grande impegno. Forse ha bisogno di più sostegno da parte di Burak, sia nella gestione della casa e del figlio Karan, sia nella sua carriera professionale. E qui si apre un altro capitolo della nostra indagine, la gestione della carriera professionale di entrambi. Sappiamo che Burak è uno degli attori più richiesti in Turchia e che ha sempre molti progetti in ballo. Farie, invece, dopo la nascita di Karan, ha diradato un po' i suoi impegni professionali per dedicarsi alla famiglia. Forse questa scelta ha creato qualche squilibrio nella coppia. Forse Farie si sente un po' messa da parte o non pienamente realizzata professionalmente. Forse vorrebbe avere più opportunità di lavoro, ma non riesce a conciliare la sua carriera con le esigenze della famiglia.
E Burak, da parte sua, cosa ne pensa? È consapevole del sacrificio fatto da Farie per la famiglia? La sostiene nelle sue aspirazioni professionali? Oppure è troppo concentrato sulla sua carriera e non si rende conto delle difficoltà che sta vivendo sua moglie? Insomma, le domande sono tante e le risposte, purtroppo, non le abbiamo. Possiamo solo fare delle ipotesi, basandoci sulle informazioni che abbiamo raccolto e sulle nostre impressioni. Ma una cosa è certa, la crisi tra Burak e Farie, se confermata, non è solo una questione di soldi o di una villa in Toscana. È una crisi più profonda, che riguarda la comunicazione, la comprensione reciproca e la gestione della vita familiare e professionale. E allora, cosa possiamo augurare a questa coppia? Innanzitutto, di trovare il modo di comunicare apertamente e onestamente, senza paure o risentimenti. Di ascoltarsi a vicenda e di capire le esigenze e le aspirazioni dell'altro. Di sostenersi a vicenda, sia nella vita privata che nella carriera professionale. E, soprattutto, di non dimenticare l'amore che li ha uniti e che li ha fatti sognare per tanti anni. Un amore che, nonostante le difficoltà, potrebbe essere ancora lì, pronto a rinascere più forte di prima. Ma torniamo a noi, cari amici. Voglio sapere cosa ne pensate di tutte queste mie riflessioni. Sono andata troppo a fondo? Ho esagerato con le ipotesi? O, forse, ho toccato dei punti sensibili che vi hanno fatto riflettere? Lasciatemi i vostri commenti qui sotto, non vedo l'ora di leggere le vostre opinioni. E, se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di lasciare un bel mi piace e di condividerlo con i vostri amici. E, soprattutto, continuate a seguirmi. Perché vi prometto che continuerò a tenervi aggiornati su tutti gli sviluppi di questa vicenda e su tante altre novità dal mondo dello spettacolo turco e non solo. Un bacione a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ah, e non dimenticate di incrociare le dita per Burak e Farie. Chissà, magari il lieto fine è ancora possibile. Un'ultima cosa, ragazzi. Mi sono ricordata di un piccolo dettaglio che potrebbe essere rilevante. Ho letto in un forum turco che, a quanto pare, la villa in Toscana non sarebbe intestata direttamente a Burak, ma a una società offshore. Questo, ovviamente, alimenta ancora di più le voci su una possibile strategia di investimento e su una volontà di Burak di tenere nascosto questo acquisto a Farie. Se fosse vero, questo potrebbe spiegare la furia di Farie e la sua sensazione di essere stata esclusa dalle decisioni importanti. D'altronde, quando si parla di soldi e di investimenti, la trasparenza è fondamentale in una coppia. Ma, come sempre, prendiamo queste informazioni con le pinze. Potrebbe trattarsi solo di una voce infondata o di una speculazione giornalistica. Tuttavia, mi sembrava importante condividerla con voi, perché potrebbe aggiungere un tassello in più al puzzle di questa complicata vicenda. E ora, davvero, vi saluto. Ma non prima di avervi chiesto un'ultima cosa. Se voi foste al posto di Farie, come reagireste di fronte a un investimento del genere fatto da vostro marito senza consultarvi? Sarei curiosissima di sapere la vostra opinione. Un bacione e a presto!